Geostories Maiella. Oggi siamo nel comune di Bolognano, sul sentiero A10, che ci condurrà verso il geosito denominato Complesso di Grotte Sospese, Grotta Scura, Grotta del Mortaio. Queste grotte sono effettivamente sospese su quella che è l'attuale Valle dell'Orta. E perché dico attuale? Perché il fiume non è sempre stato dove si trova oggi. Immaginiamo di fare un viaggio indietro nel tempo. Torniamo a circa 100.000 anni fa. La Maiella era già una montagna e continuava a sollevarsi e i fiumi scorrevano sui versanti, erodendo i sedimenti calcarei. Dopo 10 minuti di percorso siamo arrivati di fronte al maestoso ingresso di Grotta Scura. È nei calcari che si verifica il fenomeno del karsismo, molto frequente in Maiella, dove l'acqua come un paziente scultore crea doline, inghiottitoi, grotte sotterranee e dove ci troviamo oggi crea delle condotte carsiche, dei grandi canali. Mentre la montagna della Maiella continua a sollevarsi, il fiume Orta erode e incide il proprio percorso, fino ad incontrare queste condotte carsiche che taglia letteralmente. La morfologia che ne deriva è quella di un grande ingresso di una grotta canale, come quello di Grotta Scura, ma il fiume Orta continua la sua azione e incide e taglia altre condotte carsiche, creando l'ingresso di Grotta del Mortaio, che si trova proprio qui sotto. In tutto sono 3 gli ordini di grotte sospese che si trovano sulla Valle dell'Orta, che ci testimoniano le fasi di incisione delle gole. Ricordiamo che queste ultime grotte non sono assolutamente fruibili dal pubblico. Ma come hanno fatto i geologi a capire questa evoluzione? Entriamo nella grotta, ma prima è obbligatorio indossare il caschetto di protezione. Grotta Scura è lunga 350 metri, di cui solo i primi 80 fruibili liberamente. Per la restante parte c'è bisogno di una guida di tipo speleologico autorizzata dall'ente parco. Dopo aver percorso la galleria principale, siamo arrivati nell'area non fruibile liberamente e siamo in un fantastico salone che custodisce un vero e proprio tesoro per noi geologi. Infatti siamo di fronte a un resto fossile del fiume Orta, vecchio 100.000 anni. La presenza di questi sedimenti ci trasmette un'informazione importantissima. Ci dice che all'epoca la grotta e il fiume erano alla stessa quota, anzi che la grotta condotta fungeva da trappola per questi sedimenti limoso e sabbiosi che formano delle geometrie. Sembra quasi di osservare un quadro, ma queste geometrie ci danno importanti informazioni sulla paleocorrente del fiume Orta, mentre lo studio mineralogico ci fornisce utilissime informazioni riguardo a quello che è stato l'ambiente di 100.000 anni fa. L'uomo e la grotta custodiscono un rapporto di ancestrale memoria e qui a Grotta Scura sono stati ritrovati dei frammenti di ceramica del Neolitico,
dell'età del bronzo o dell'età del ferro. E inoltre una breccia ossifera ha restituito resti di Homo. La grotta funge da rifugio anche in tempi moderni ed ecco che le storie di geologia e di uomini si intrecciano. In questo luogo, durante l'ultima guerra mondiale, la popolazione vi si rifugiò, mentre l'esercito tedesco, proprio in quest'area, installò una contraerea per colpire l'aviazione alleata che imboccava questo vallone e arrivava fino a Piano d'Orta per bombardare lo stabilimento di Montecatini che produceva materiale per fabbricare esplosivi. Il nostro viaggio alla scoperta del geosito complesso di grotte sospese, Grotta Scura e Grotta del Mortaio finisce qui, ma seguite ancora le nostre Geostories Maiella alla scoperta del Geoparco UNESCO.